mettiamo in solo. Leviamo l'equalizzazione un attimo. Ok, quindi questo senza equalizzazione. Allora, mettiamo l'equalizzazione. Quindi ho fatto in modo che potessi sentire dal panoramico, appunto, un po' tutto lo strumento, anche perché una volta, praticamente, quando si registrava, non si usavano, diciamo, i microfoni sui fusti, quindi sui tom, non si utilizzavano, si utilizzava semplicemente questa ripresa aerea. E forse anche la cassa, però non sempre, non sempre. Io mi riferisco a registrazioni molto più vecchie rispetto agli anni 70-80, ecco, più verso i 60, ecco, diciamo così. Quindi, almeno dalle ricerche che ho fatto, ho dedotto questo, quindi, dato che comunque le sonorità erano molto belle, ho voluto un attimo riprodurle. Ovviamente stiamo parlando sempre di una, appunto, riproduzione, quindi è una. Poi stiamo lavorando comunque su dominio digitale, mentre le registrazioni più vecchie erano in dominio analogico, quindi stiamo parlando di cose totalmente differenti. Però ci possiamo un attimo avvicinare. Almeno come idea, ecco, non come pasta sonora, perché quella chiaramente sarà sempre diversa. Ovviamente questo riguardava appunto l'equalizzazione, quindi come potete vedere qui i tagli che ho fatto sono stati questi. Sostanzialmente solo intorno ai 16.000, insomma, ecco, intorno ai 16.000 ho fatto questi tagli. Poi ho voluto alzare un po' sui 9.000 per uscire un po' il crash da 18 insieme al Charleston. Quindi ho cercato di fare una media delle frequenze per far uscire il tutto. Poi abbiamo i 125 molto accentuati, perché in buona sostanza era un po' tutto privo di bassi, quindi anche i tom. Vabbè che abbiamo sempre il microfono quindi il microfono room che ci direbbe, però questi danno ancora più ricchezza. Tutto a più profondità in questo modo. E poi ho alzato un po' i 60, sì, sempre per cercare di avere un po' di cassa in più anche. E in effetti qualcosina c'è, ma ci vuole sempre comunque l'altro microfono. Questo per quanto riguarda il panoramico sinistro. Per il panoramico destro abbiamo più o meno la stessa cosa, solo che allora, mettiamoli un attimo a confronto, vediamo proprio effettivamente. Allora, nel panoramico sinistro ho messo più basse, evidentemente, insomma, nel panoramico destro ce n'erano già abbastanza e non c'era bisogno di fare particolari interventi. Vediamolo senza prima. Già qui ci sono più basse rispetto
al panoramico sinistro. Quindi ora sentiamo con l'equalizzazione. Ok, ho fatto questo, ho scavato un po' le 8000 perché in pratica volevo togliere un po' di frequenze alte al crash da 16 che mi trovo appunto a destra, quello dietro di me praticamente, dietro la mia testa. Quello lì perché già ha troppe frequenze alte, quindi non avrebbe senso alzarle ulteriormente ed avere delle frequenze inutili. Quindi le ho levate, anche perché rischiavo di prendere anche il crash da 18 così, perché se io alzo le alte qui creo una situazione non favorevole anche al panorama stereo, perché chiaramente se io comincio a cambiare l'equalizzazione in maniera spropositata, cambio anche il panorama stereo, quindi ci sono da valutare determinate cose prima di decidere, di valutare, di cambiare l'equalizzazione in un certo modo. Quindi secondo me meno punti si vanno a toccare e meglio è. Come sempre, cioè la semplicità comunque premia sempre di più rispetto a una cosa complicata e sofisticata. Comunque in ogni caso questo tipo di equalizzazione per questo tipo di applicazione secondo me va bene. Quindi ho tolto un po' di 8000, i 125 Hz sono leggermente più bassi rispetto al panoramico sinistro. I 60 Hz sono invece uguali. L'unica cosa che cambia in questa equalizzazione sono gli 8000, che qui sono leggermente scavati, qui invece sono i 9000, quasi 10.000 praticamente, se vogliamo arrotondare per eccesso, e sono aumentati di 4 dB, mentre i 125 di 10.7, mentre qui sul panoramico destro abbiamo i 125 che sono aumentati di 8.3, quindi un po' di meno. Ok, quindi questo per quanto riguarda l'equalizzazione di questo dei due panoramici, quindi per cercare di avere una visione più completa dello strumento, quindi più frequenze ci sono e meglio è all'interno dei panoramici. Ovviamente sempre nei limiti, cioè devono essere delle frequenze comunque giuste e buone, belle da ascoltare anche. Quindi questo per quanto riguarda appunto le equalizzazioni. Ora che cosa ho fatto in più? Ho creato un canale ausiliario, come faccio sempre comunque, generalmente quando misso soprattutto la batteria, mi piace creare questa channel strip ausiliaria.